Ciao a tutti e benvenuti a Rescue History. L'ennesimo colpo di scena per quel che è una delle strutture più belle mai costruite nella religione cristiana, la cattedrale di Santa Sofia o la moschea di Hagia Sophia, dopo quasi 90 anni da museo, è stata riconvertita nella moschea. La riconversione è avvenuta per il volere del presidente turco Erdogan il 24 luglio di quest'anno e successivamente egli stesso ha partecipato alla prima preghiera nella nuova moschea di Hagia Sophia. Tralasciando tutte le ragioni politiche che stanno dietro questo gesto e anche tutto il dissenso che si è creato tra le popolazioni cristiane, soprattutto per quel che riguarda i greci, che si sono apertamente schierati contro la riconversione del museo, parliamo di più nello specifico della storia di Santa Sofia, anche perché questo non è l'unico colpo di scena. Nel luogo dove sorge l'attuale struttura, già nel 360 d.C. veniva costruita un'altra chiesa, la cosiddetta Grande Chiesa. Veniva costruita all'inizio da Costantino I e poi è stata conclusa da Costantino II. Questa grande chiesa, che è la prima struttura in questo luogo, è stata bruciata in una rivolta nel 404. Successivamente sullo stesso luogo viene costruita la cosiddetta seconda chiesa, evoluta da Teodosio II e viene ultimata nel 415. Anche questa chiesa purtroppo viene bruciata in una rivolta, di preciso nella famosissima rivolta di Nica nel 532. Mentre la costruzione della cattedrale o della struttura che risale ai giorni nostri si ha per il volere dell'imperatore Giustiniano e viene costruita nel 537. Dopo la rivolta di Nica che abbiamo menzionato prima, le abilità da regnante di Giustiniano vengono messe alla dura prova. Per dimostrare la propria potenza, Giustiniano decide di eseguire un'opera meravigliosa che possa unire i due punti principali per un imperatore dell'impero romano dell'Est, ovvero l'importanza della Chiesa cattolica da una parte e dall'altra parte l'importanza e l'eredità dell'impero romano. Ed è proprio questa la ragione principale che sta dietro la forma della cattedrale di Santa Sofia, ovvero la grande cupola che ci ricorda tantissimo il Pantheon di Roma, unita con la costruzione, con la forma tipica della chiesa cristiana di quell'epoca. Ovviamente non è assolutamente facile né la progettazione né la costruzione di una struttura del genere. Vengono incaricati due persone, Isidoro di Mileto e un matematico che poco dopo la progettazione muore e di conseguenza la figura principale della costruzione di Santa Sofia è Isidoro. La costruzione avviene in un tempo record, ovvero in soli 5 anni viene costruita una struttura enorme, infatti la larghezza è quasi 75 metri mentre la lunghezza 70 e per quanto riguarda l'altezza è più di 50 metri. E fu proprio questo il motivo che una volta ultimato Giustiniano disse Solomone ti ho superato. Ma una struttura così complessa e così innovativa non poteva essere perfetta. Già nel VI secolo, per colpa di un terremoto potente, la cupola crolla completamente. E per la ricostruzione della cupola e per la manutenzione dell'edificio e per la sua miglioria viene incaricato il nipote di Isidoro il Giovane. Isidoro il Giovane apportò alcune modifiche molto importanti, sapendo che una cupola di quelle proporzioni aveva bisogno delle pareti molto più stabili, cercò di innalzare la cupola di 6 metri e usare del materiale molto più leggero. La curiosità per quanto riguarda la cupola è il fatto che Isidoro ha installato delle piccole finestre alla base di essa per rendere più accettabile il peso della stessa cupola. E la cosa singolare è il fatto che questo metodo di costruzione, ovvero di usare le finestre per alleggerire il carico, viene ripreso solo con l'architettura gotica. Successivamente la struttura resse molto bene il peso della cupola, infatti non si ebbero più tanti problemi anche se durante qualche altro terremoto nel corso dei secoli la struttura venne danneggiata ma prontamente ricostruita. Una delle caratteristiche principali della cattedrale di Santa Sofia fu quella di essere il simbolo e il fulcro della nascita della Chiesa cristiana ortodossa.
Infatti, durante il Grande Scisma nel 1054, la cattedrale veniva vista come il San Pietro per gli ortodossi. Ma solo 2 secoli dopo, nel 1204, i crociati, in accordo con Enrico Dandolo, il doge veneziano, che era in contrasto con l'impero bizantino, conquistarono la città, la saccheggiarono e convertirono la cattedrale di Santa Sofia in una cattedrale cristiana cattolica. Lo stesso Enrico Dandolo fu sepolto all'interno della cattedrale di Santa Sofia. Ma questa conversione non durò a lungo. Dopo 55 anni la cattedrale ritornò ad essere una cattedrale cristiano-ortodossa. Purtroppo le conversioni e le riconversioni non finirono qui. Nel 1453 il sultano ottomano Mohammed II, detto il Conquistatore, conquistò Costantinopoli, segnando anche la fine di quello che era l'impero bizantino, e decise a sua volta di convertire la cattedrale di Santa Sofia in una moschea. Si diceva che il sultano, una volta visto la cattedrale di Santa Sofia, era talmente meravigliato che decise di convertirla subito. Infatti loro entrarono in città in un martedì e già nel venerdì successivo ci fu la prima preghiera islamica all'interno della cattedrale, ovvero la moschea di Santa Sofia. Sotto il dominio ottomano la cattedrale subì tantissime modifiche, sia interne che esterne. All'interno venivano coperti tutti i mosaici e tutte le icone cristiane e venivano aggiunti alcuni oggetti tipici delle moschee, mentre per quanto riguarda la parte esterna venivano aggiunti dei minareti. Il sultano Maometto eresse il primo minareto, mentre gli altri minareti venivano aggiunti dai sultani successivi. Per esempio, il sultano più famoso, ovvero Soleimano il Magnifico, aggiunse gli ultimi 2 minareti per arrivare a un totale di 4 minareti che sono arrivati anche ai giorni nostri. Nel 1931 il presidente turco Atatürk, ovvero colui che è considerato il padre della Repubblica Turca, decise di convertire la moschea di Hagia Sofia e di farla diventare un museo. Il motivo di questo gesto sta nella tentata secolarizzazione della Repubblica Turca, nonché in una conciliazione tra tutti i popoli all'interno della Repubblica Turca, ovvero tra tutte le religioni diverse. Di conseguenza nel museo venivano esposti, oltre alle scritte del Corano e le decorazioni islamiche, venivano esposti anche le icone e i mosaici cristiani che sono resi visibili dall'intonaco che è caduto e di conseguenza ha mostrato la presenza delle icone e dei mosaici cristiani. Per molto tempo si è dibattuto su cosa deve essere mostrato all'interno del museo. Se devono essere mostrati le scritte, decorazioni, pattern e disegni islamici oppure devono essere tolti per rendere visibile quello che c'è sotto, ovvero le icone e i mosaici bizantini. Naturalmente questa questione non si pone più. Tutto quello che riguardava la parte cristiana è stato coperto con dei teli e intanto che la cattedrale di Santa Sofia sarà una moschea, questa questione non uscirà fuori perché la parte cristiana della cattedrale non sarà più visibile. Passiamo ora a vedere i maggiori e i principali reperti archeologici che riguardano questo luogo, ovvero che riguardano le 3 chiese che abbiamo menzionato prima. Per quanto riguarda la grande chiesa, la prima chiesa non si ha nessun reperto archeologico, ovvero si hanno solo la presenza dei mattoni che sono stati successivamente usati nella seconda chiesa e nell'attuale chiesa cattedrale di Santa Sofia. Mentre per quanto riguarda la seconda chiesa, ovvero la chiesa voluta da Teodosio II, abbiamo molti più reperti archeologici trovati. Per esempio, il reperto archeologico più importante è il Grande Battistero. Il Grande Battistero è servito sia alla seconda chiesa sia alla cattedrale di Santa Sofia, dove venivano battezzati tutti i membri della famiglia dell'imperatore. Successivamente troviamo reperti archeologici come parti del soffitto oppure delle cornici intere molto ben preservate. Inoltre, tra tutti i reperti archeologici che troviamo al di fuori
della cattedrale di Santa Sofia, ovvero in un sito molto vicino alla struttura odierna, possiamo trovare quello che è il fregio di 12 agnelli che simboleggiavano i 12 apostoli. Inoltre possiamo trovare anche un pilastro dell'epoca teodosiana e possiamo trovare una colonna di medie dimensioni rappresentante una croce greca. Per quel che riguarda la terza chiesa, ovvero la struttura attuale, possiamo trovare all'interno della stessa struttura reperti archeologici come un affresco geometrico oppure un mosaico rappresentante le svastiche. Per quanto riguarda lo spazio sotto la chiesa, è stata trovata un'intera biblioteca e nella biblioteca erano presenti tantissime pergamene. Mentre all'esterno della struttura sono stati trovati dei marmi bianchi che venivano usati all'interno della cattedrale per renderla più illuminata, considerato che riflettevano la luce. E per concludere questo elenco straordinario di reperti archeologici, dobbiamo menzionare i 3 maggiori mosaici che sono stati trovati sotto l'intonaco usato dagli ottomani. I primi 2 mosaici rappresentano una scena con Maria e Gesù, mentre l'ultimo, il più grande, rappresenta Cristo da solo. La maggior parte di questi oggetti sono stati trovati negli anni 30, quando una spedizione tedesca è stata mandata per eseguire gli scavi archeologici. Mentre per quanto riguarda i mosaici è stato assunto un team di studiosi giapponesi che grazie alle tecnologie innovative e agli strumenti innovativi ha cercato di scoprire tutti i mosaici presenti ancora sotto l'intonaco senza togliere effettivamente l'intonaco stesso. Ovviamente tutti questi lavori sono stati interrotti e gli archeologi, almeno per adesso, non potranno più svolgere il proprio lavoro nella nuova moschea di Hagia Sophia. Vi lascio con una questione: cosa dovrebbe essere mostrato all'interno del museo? Icone e mosaici da una parte oppure le iscrizioni del Corano, disegni e decorazioni musulmane? Oppure cosa dovrebbe essere Santa Sofia? Una moschea? Una cattedrale o un museo? Vi ringrazio di avermi fatto compagnia durante questo video, anche se era un po' più lungo. Come sempre vi invito a mettere il subscribe al canale e ci vediamo alla prossima.